Buongiorno a tutti voi amici, la ricetta di oggi è un qualcosa di veramente fenomenale, una delle torte più famose del web proprio per la sua unicità, un dolce estremamente cremoso, tanto da sciogliersi in bocca al primo morso, talmente buono e particolare che non ne potrai più fare a meno. La consistenza di questa torta ti sorprenderà subito. Su YouTube ne ho viste parecchie, ma io l'ho voluta personalizzare e farla mia, diciamo. Spero che la mia versione vi possa piacere. Inizieremo a preparare la frolla. All'interno di una ciotola versiamo 60 grammi di zucchero e 2 tuorli, mentre gli albumi li versiamo in un'altra ciotola perché ci occorreranno per dopo, per cui per ora li mettiamo da una parte. Non ve l'ho detto, le uova sono grandi e a temperatura ambiente. Amalgamiamo bene con una frusta a mano i tuorli con lo zucchero, aggiungiamo la scorza di un'arancia grattugiata, continuiamo a mescolare e poi uniamo 200 g di farina 00. Setacciamo un cucchiaino di lievito per dolci vanigliato. Mescoliamo e ora uniamo 70 g di burro morbido tenuto quindi a temperatura ambiente. Iniziamo ad impastare con le mani all'interno della ciotola e quando avremo fatto assorbire gran parte della farina, allora uniremo anche il succo di mezza arancia spremuta. Eccolo qui. Continuiamo ad impastare sul piano di lavoro leggermente infarinato fino a formare un panetto liscio ed omogeneo. Lo dividiamo in due parti che avvolgeremo con la pellicola trasparente e trasferiremo poi nel freezer per 20 minuti circa. Nel frattempo ci occuperemo della crema. Agli albumi uniremo un pizzico di sale e poi li monteremo a neve fermissima. Nel mentre, quando notiamo che si sta formando una leggera schiumetta, aggiungiamo piano piano 60 g di zucchero, così come vi sto mostrando in video. Una volta montati bene, setacciamo 30 g di farina 00 e mescoliamo con movimenti delicati dal basso verso l'alto per evitare di smontarli. Ora aggiungiamo in 2 riprese 250 g di yogurt all'arancia o agli agrumi, oppure del gusto che più vi piace, sempre mescolando con la spatola con movimenti delicati. Anche lo yogurt, mi raccomando, tenuto a temperatura ambiente. Ecco qui il composto pronto. Tiriamo fuori dal freezer i 2 panetti di frolla, ne stendiamo solo una parte con l'aiuto di un mattarello, poi imburriamo e infariniamo una tortiera da 20 cm di diametro. La mia è in vetro Pirex, ma andrebbe benissimo anche una classica a cerchio apribile, ad esempio, e ci adagiamo dentro la frolla che abbiamo steso, così come vi sto mostrando. Regoliamo tutti i bordi con l'aiuto di un coltello e sistemiamo le parti mancanti laddove notiamo appunto dei buchetti.
Ecco qui, ci versiamo dentro la crema, la sistemiamo per bene con l'aiuto di una spatola e poi con l'altro panetto di frolla, sbriciolandolo con la punta delle dita, creeremo la decorazione sopra. Sì, è un lavoro un po' certosino, però vi posso garantire che poi l'effetto finale vi ripagherà del tempo impiegato per fare le briciole. Ecco, come una sorta di sbriciolata, tipo la famosa sbrisolona. Guardate che carina, pronta per essere infornata. La cuoceremo in forno già caldo, preriscaldato, per almeno 45-50 minuti a 180 gradi. Almeno questo è stato il tempo di cottura nel mio forno a gas, ma comunque verificate voi stessi. Vi accorgerete dal colore ambrato delle briciole e poi l'interno dovrà restare cremosissimo. Una sorta di meringa morbida. Una volta pronta la lasceremo freddare gradualmente nel forno spento con lo sportello socchiuso per almeno 10 minuti. Ed eccola pronta, la capovolgeremo su un piatto e poi aiutandoci con un altro piatto la capovolgeremo un'altra volta in modo tale da ritrovarci poi le briciole sulla sommità. Ma se doveste utilizzare una tortiera a cerchio apribile non ci sarà bisogno del doppio piatto. Cospargiamo la superficie con un po' di zucchero a velo e ora vi mostro subito al taglio quanto risulta morbida. È di una sofficità impressionante. Che bella e che buona! Si conserva all'interno del frigorifero e da fredda è ancora più paradisiaca, come se fosse un gelato. Il contrasto della frolla con la morbidezza della crema la rende unica e il gusto che hanno i due composti la rendono speciale e particolarissima. Non vedo l'ora di rifarla in un'altra versione ancora, con gusti diversi. Spero che vi possa interessare, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!